Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo ancora in Cina per preparare una ricetta veramente facile e famosissima. Sto parlando dei chow mein, ovvero dei noodles saltati in padella con le verdure. In verità questo piatto non è solamente vegetariano, non è solamente con verdure, si può preparare in vari modi, anche con la carne di manzo, di maiale, con dei gamberi o si può anche aggiungere il tofu fritto. Chow mein vuol dire saltato in padella, infatti questo piatto, i noodles di questo piatto, dopo essere stati reidratati, vengono saltati, fritti quasi, in padella nel wok con pochissimo olio, come vedrete. È una ricetta facilissima, veloce e estremamente economica, nel caso almeno della versione vegetariana. Gli ingredienti sono facili da trovare, andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 2 porzioni di chow mein ci serviranno 200 g di noodles secchi di farina di grano, 80 g di germogli di soia, 80 g di carota, 80 g di cipolla, 80 g di foglie d'aglio cinese, 2 spicchi d'aglio, un peperoncino rosso dolce, 2 cucchiaini di salsa di soia chiara, 2 cucchiaini di salsa di soia scura, 2 cucchiaini di salsa d'ostriche, un cucchiaino di zucchero, 2 cucchiai di olio di semi e qualche goccia di olio di sesamo. Per cominciare scaldiamo l'acqua e aggiungiamo qualche goccia di olio di sesamo. Quando comincerà a bollire aggiungiamo i noodles. Spegniamo il fuoco e mescolandoli delicatamente lasciamoli idratare per 3-5 minuti. Passato questo tempo scoliamoli in un passino e muovendoli un po' lasciamo evaporare il liquido residuo. Versiamo ora i noodles in un vassoio e muovendoli delicatamente lasciamoli scendere a temperatura ambiente. Quindi con l'ausilio di una forbice tagliuzziamoli un po' per diminuirne la lunghezza. Fatto questo separiamoli in 2 porzioni uguali. Dividiamo le foglie d'aglio a metà e quindi tagliamoli in 4 parti di ugual misura. Una volta fatto, riserviamo a parte. Tagliamo la cipolla a metà e quindi affettiamola finemente. Una volta fatto, riserviamo a parte. Tagliamo in 2 la carota, creiamo una base d'appoggio, quindi affettiamola finemente. Sovrapponiamo alcune fettine e creiamo dei bastoncini sottili. Una volta fatto, riserviamo a parte. Eliminiamo il picciolo del peperoncino, dividiamolo in 2. Tagliamo a metà i 2 pezzi in senso longitudinale ed eliminiamo semi e membrana interna. A questo punto tagliamo ogni pezzo in bastoncini sottili. Una volta fatto, riserviamo a parte. Affettiamo sottilmente gli spicchi d'aglio, sovrapponiamo le fettine e tagliamole a julienne. Una volta fatto, riserviamo a parte. Mettiamo la salsa di soia chiara in una tazza. Aggiungiamo la salsa di soia scura, la salsa d'ostriche, lo zucchero semolato e mescoliamo il tutto con una frusta. Una volta fatto, riserviamo. Preparerò ora una porzione di chow mein, quindi userò metà di tutti gli ingredienti finora preparati. Scaldiamo il wok e aggiungiamo un cucchiaio di olio, facendolo scorrere bene su tutta la superficie. Quando inizierà a fumare, aggiungiamo i noodles, mescoliamoli e facciamoli saltare per 2-3 minuti. Quando cominceranno a bruciacchiare, aggiungiamo le verdure e saltando mescoliamo il tutto per 1 minuto. Versiamo 1/3 della salsa sui noodles e mescoliamo bene per 30 secondi. Aggiungiamo un altro terzo della salsa e continuiamo a mescolare per altri 30 secondi. Aggiungiamo infine la restante salsa e ultimiamo la cottura per un ulteriore minuto. Se a questo punto i noodles risultano molto asciutti, aggiungiamo un cucchiaio d'acqua. Fatto questo, prepariamoci per l'impiattamento. Prepariamo una bella scodella e adagiamo al centro i nostri noodles, terminando con qualche verdura. I nostri coloratissimi chow mein sono pronti ad essere degustati. Wei Ko Hao! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta dei chow mein, questa ricetta cinese estremamente conosciuta e estremamente facile, come avete visto. Una volta infatti che avete reidratato e asciugato i vostri noodles in maniera corretta, il resto è veramente un gioco da ragazzi, ricetta infallibile.
L'unica variante può essere il tempo di immersione dei noodles nell'acqua di cottura. Se li lasciate un po' meno, verrà un piatto un po' più asciutto, mentre se li lasciate un po' più a lungo assorbiranno più acqua e il piatto risulterà un attimino più umido. Se durante il salto dei noodles, vi risulta un po' troppo asciutto, potete, se volete, aggiungere un cucchiaio di acqua che risolverà il problema. Ricordatevi che se non avete sotto mano la ricetta, la porzione per una persona, l'equivalenza in dosi, è sempre 100 g di noodles secchi, un cucchiaino di salsa di soia chiara, un cucchiaino di salsa di soia scura, un cucchiaino di salsa d'ostriche, mezzo cucchiaino di zucchero. Questa proporzione va bene praticamente sempre. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumetto Asian Food. Mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, come al solito, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Da oggi Gurumetto va un po' in pausa. Dopo infatti 1 anno e mezzo di pubblicazioni regolari, un video, una videoricetta ogni settimana, ho deciso di prendere un attimo una pausa per avere nuove idee magari e vedere di proporvele quando tornerò. Sì, tornerò. Del resto ogni tanto bisogna solamente sapere aspettare un poco. Io ringrazio tutti voi che mi avete seguito costantemente fino adesso, vi saluto, ciao a tutti da Gurumetto, alla prossima!